Ciao amici di Retroedicola Videoludica, benvenuti ancora su Rebuilding Beats, parte dell'associazione di Retroedicola Videoludica. Sono sempre Mauro, Davide, Dottor Fix, il tecnico di Retroedicola. Oggi vi parliamo di un'altra riproduzione interessante. Siamo sempre in America nel 1976, non siamo però in un laboratorio di ricerca, ma in casa dell'ingegnere Joseph Wozbaker, dove creò lo Space War. Space-War, non confondere con lo Space War Col punto esclamativo. Questa volta vediamo Space Wars. Per chi non avesse visto l'altro Space Wars col punto esclamativo, vi rimandiamo sul nostro canale. Cosa importante, lo Space War era creato per gli hobbisti sotto forma di kit di montaggio e lo si trovava nelle riviste di elettronica. Oltretutto questo gli servì per sviluppare l'anno seguente la console RCA Studio 2. La console RCA Studio 2 era in competizione con l'Atari VCS, che però perse clamorosamente la sfida a causa delle sue caratteristiche tecniche. Quando uscì era già anacronisticamente vecchia. Ora vediamo un attimo in dettaglio Space Wars. Come si può vedere, la scheda ha soltanto il suo interno integrati e soltanto alcuni componenti di elettronica discreta. Guardando bene in analisi, in dettaglio, si può vedere che non ha nessun microcontrollore, quindi questo ci porta a dire che appunto non ha nessun firmware o programma che permette di realizzare il gioco in sé. Vediamo ora in dettaglio la nostra riproduzione dello Space War. Abbiamo trovato il kit sulla rivista Radiorama nel 1977 e il nostro buon Dottor Fix ha provveduto a realizzarla. All'interno della rivista si poteva soltanto trovare il disegno del circuito, l'elenco componenti e una parte descrittiva per il suo funzionamento di base. Ovviamente poi stava tutto alla capacità della persona realizzare l'intero prodotto. Per poter realizzare il circuito è stato preso ancora proprio il suo disegno originale posto nella rivista e realizzato ancora con il sistema degli acidi. I componenti sono stati fortunatamente trovati ancora in commercio e una volta completata la scheda, dopo alcuni accorgimenti tecnici, perché al primo botto non ha funzionato, siamo riusciti a farla funzionare e a ottenere appunto il gioco sullo schermo. Per chi non sapesse come si fa una basetta degli integrati, in pratica si usa un sistema di acidi, giusto dottore? Sì, esatto. Per dirlo proprio in maniera semplice per tutti, possiamo dire che si prende appunto un circuito appunto completo del suo rame sulla sua superficie, immaginiamo come un foglio bianco, dopodiché si prende il circuito che era stampato sulla pagina della rivista, viene quindi scansionata, ristampata su un foglio lucido. A questo punto il lucido viene posizionato sopra il nostro circuito diciamo vuoto, poi tramite dei raggi ultravioletti l'immagine viene impressionata del rame. A questo punto si prende il nostro circuito, lo si immerge in questi acidi e dopo un processo di lavaggio riemerge il nostro circuito, quindi sparisce tutto quel rame in eccesso. A questo punto rimangono le piste sulla nostra basetta. Che detta così sembrava tutta una cosa semplice, veloce e smart. In realtà c'era un grave errore sullo schema che ci impediva di vederlo funzionare. Abbiamo dovuto recuperare, come ci confermerà il dottore, la rivista americana per capire se potevamo andare avanti nel progetto e vedere dove stava l'errore. Sì, esatto. Una volta recuperata la rivista, ahimè, abbiamo scoperto che la traduzione nella versione italiana era esattamente uguale a quella americana, quindi l'errore era proprio insito già nel testo originale. Ci sono voluti un po' di settimane di ricerca per alla fine trovare dove stava l'inghippo e finalmente sbloccare tutto il circuito per far partire appunto il gioco. Tutto questo giro di riviste ci permise però di scoprire chi era l'autore di Space War, perché nell'edizione italiana non era scritto. Per noi sembrava soltanto un progetto interessante, ma non sapevamo quanto invece era importante a livello storico. Wozbaker era il nome appunto del progettista. Andando a fare appunto una ricerca abbiamo scoperto che è stato uno degli ingegneri più importanti che ha lavorato in RCA. RCA, per chi non lo sapesse, si riferisce a un'azienda americana di elettronica molto famosa. In questa azienda Wozbaker sviluppò inoltre anche microcontrollori, giochi e anche console.
Tra i microcontrollori più importanti fu il 1802. Il 1802, oltre a delle peculiarità davvero uniche, tant'è vero che è stato addirittura utilizzato in alcune missioni spaziali, ovviamente una sua variante. È così particolare il 1802 che ancora tutt'oggi è oggetto di studio per i nuovi ingegneri di circuiti integrati, proprio grazie alla peculiarità e ai dettagli che ha curato durante la realizzazione. Un altro trivia importante di Space War è che la figlia dell'ingegnere che ha creato questa console è Joyce Wozbeker, la prima programmatrice di videogiochi della storia. Tra gli altri progetti più importanti di Joseph va ricordato il Cosmac Elf. Cosmac Elf, per chi non lo conoscesse, è proprio una scheda che costruivano anche in questo caso gli hobbisti o gli appassionati di elettronica per poter realizzare anche già i primi firmware. Va considerato il Cosmac Elf come l'attuale Arduino o il Raspberry. Prima di salutarvi vi lasciamo queste parole di Joseph scritte nel 74, parole molto importanti che dimostrano la sua grandezza, che sono terribilmente attuali ancora oggi. Per 20 anni l'hardware del computer è diventato sempre più complesso, le lingue più subdole e i sistemi operativi meno efficienti. Ora i microcomputer offrono ad alcuni di noi l'opportunità di tornare a sistemi più semplici. I microcomputer, economici, potrebbero aprire vasti nuovi mercati. Un computer di questo tipo potrebbe avere un grande valore sociale. Può facilmente immaginare la formazione di un nuovo gruppo di appassionati di computer, completo di gruppi di utenti e pubblicazioni per lo scambio di programmi e idee. In breve, il computer economico casa-scuola potrebbe aprire la porta a un ambiente completamente nuovo che stimola la sperimentazione, l'analisi e la creatività. Un sistema di questo tipo consentirebbe per la prima volta un accesso diffuso ai computer. Abbiamo detto tutto di Space War e la sua storia e di Joseph Weisbeck. Non ci resta che salutarci e alla prossima riproduzione. Ciao da Mauro. Davide Dr. Fix. Ciao! Ciao! Stay together, play for